Ciao, con questo video voglio mostrarti come partire da un ritratto come questo e ottenere un risultato come questo, quindi come trasformare una foto a colori in un dipinto bianco e nero. Vediamo subito come. Bene, una volta che abbiamo caricato nella nostra area di lavoro la foto da modificare e quindi trasformare, assicuriamoci dal pannello livelli di duplicare il livello sfondo in modo da lavorare sempre con una copia e lasciare sempre l'originale che andremo a nascondere cliccando sull'occhiolino. Dopodiché selezioniamo lo sfondo copia, andiamo ad aprire il pannello proprietà e clicchiamo su rimuovi sfondo. In alternativa potremo tranquillamente andare sul menu seleziona soggetto e poi andare a eliminare lo sfondo manualmente, semplicemente portando il livello del soggetto selezionato su un altro livello. In questo caso andremo a rimuovere il sfondo, dopodiché torniamo sul pannello livelli e come vediamo è stata creata automaticamente una maschera nera con la selezione bianca in funzione del fatto che lo sfondo è stato rimosso. A questo punto andiamo a fare una copia anche del livello con la selezione, lo portiamo in basso, sull'iconcina crea un nuovo livello in modo da fare una copia, nascondiamo il livello originale, poi col tasto destro sul livello sfondo copia 2 andiamo a cliccare su converti in oggetto avanzato. Ora abbiamo trasformato il livello in un oggetto avanzato, ci spostiamo sul menu immagine, regolazioni, ombre e luci. È molto importante adesso andare a creare un effetto in cui i pixel chiari e la luminanza dell'immagine siano molto più evidenti rispetto all'originale. Ecco perché in questo caso, partendo da quelli che sono i colori, i toni e le luminosità dell'immagine originale, dei parametri di quantità di ombre come queste vanno bene. Chiaramente dobbiamo azzerare il fattore luci per ottenere un contrasto come questo. Quindi quantità 35, fattore luci 0. Clicchiamo su ok. Se andiamo a visualizzare il livello precedente e a nascondere l'ultimo livello, vediamo la differenza di colori e di luminosità tra il livello precedente e il livello corrente. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere quando andiamo a modificare ombre e luci da regolazioni. Di nuovo, sempre con il livello sfondo copia 2 selezionato, andiamo ad aggiungere un ulteriore filtro. Mi sposto quindi di nuovo sul menu immagine, vado su regolazioni, dopodiché mi sposto su soglia e sarà a questo punto che vado a ottimizzare l'effetto bianco e nero. Anche qui devo trovare un valore che riesce a risaltare bene tutti i dettagli scuri rispetto ai dettagli chiari. In questo caso l'incarnato è sicuramente più chiaro rispetto ai capelli, rispetto alle sopracciglia, agli occhi e alla bocca, e quindi devo evidenziare il distacco. Chiaramente sarà a me e alle mie esigenze andare a enfatizzare o meno questa differenza. L'importante è rispettare sempre quello che è il nostro obiettivo iniziale. Una volta che ho raggiunto il mio scopo, cliccherò su ok. A questo punto posso andare a selezionare il livello inferiore, ad aggiungere un livello vuoto, cliccando semplicemente qui sull'iconcina crea un nuovo livello, automaticamente viene selezionato. Poi posso andare a selezionare lo strumento secchiello, apro il colore principale, seleziono un colore che potrebbe essere un grigio chiaro e vado a colorare lo sfondo in modo da dare una percezione di come potrebbe essere appunto il dipinto su uno sfondo neutro. Ora non ci resterà che esportare il nostro quadro in bianco e nero semplicemente andando su file, esporta, salva per web e a quel punto selezionare un formato che potrebbe essere PNG 24 o anche JPEG, andando possibilmente a diminuire i valori della larghezza e dell'altezza se dobbiamo esportare l'immagine per il web, che è il motivo per cui abbiamo aperto il pannellino salva per web, raggiungendo una capacità, quindi un peso magari di 100-150 KB, per esempio inserendo valori come 1000 di larghezza o 900 di larghezza e 675 di altezza. Possiamo andare a salvare il nostro file, in questo caso ottimizzato per il web. Se avessimo voluto esportarlo magari per una fase di stampa, avremmo cliccato su file, salva con nome. A quel punto avremmo potuto salvarlo in TIFF oppure, tornando sul menu file, esporta come, e qui avremmo potuto scegliere dalla colonna di destra nel menu dei formati, formato PNG o formato JPEG, lasciando le dimensioni originali, evitando di convertirlo in sRGB, che è un tipo di profilo colore destinato alle immagini stampate a monitor, quindi al web, e infine esportare. Chiaramente parte di questo effetto è possibile se a monte viene fatta un'ottima selezione, che non è sempre facile ottenere attraverso la funzione rimuovi sfondo dal pannello proprietà di un'immagine. Ecco perché voglio mostrarti un video in cui ti faccio vedere step dopo step come selezionare delle forme complesse, ad esempio una capigliatura molto folta di una figura femminile, attraverso una selezione accurata grazie al metodo che Photoshop ci mette a disposizione. Fammi sapere cosa ne pensi, mi raccomando, ciao, grazie e al prossimo video!